Signori, oggi grande giorno, finalmente Kit GYTR, e dallo scorso video pensavate che vi facessi vedere solo la consegna e il ritiro, e invece, siccome questa serie ha suscitato un sacco di curiosità nelle persone, ho chiesto se potessi venire a filmare direttamente in officina quello che realmente è il Kit GYTR e quello che verrà cambiato alla moto, e poi ovviamente durante la stagione analizzeremo i progressi, i cambiamenti, le migliorie e i tempi sul giro. Start it up. Allora, mentre Fabio lavora sulla mia R6, cerco di spiegarvi che cos'è il Kit GYTR e perché Yamaha ha deciso di fare questi Yamaha Pro Shop e di commercializzare il Kit GYTR per tutte le sue super sportive. Il kit fondamentalmente è un upgrade alla moto e ci saranno vari livelli attraverso i quali sarà possibile migliorare la propria moto in base alle proprie esigenze e in base alla propria disponibilità economica. Inoltre, una domanda che mi è stata fatta un sacco di volte è stata: cavolo Edo, ma perché questo kit non è possibile acquistarlo e montarselo a casa da soli? Ed è per questo motivo che ho voluto venire in officina per farvi vedere, oltre a quello che comprende il kit, quello che verrà montato sulla mia moto, anche tutte le chicche tecniche alle quali bisogna fare attenzione per non sbagliare a fare una moto da corsa. Anche perché di moto da corsa si tratta, o meglio, l'R6 è una super sportiva, plurititolata mondialmente. Adesso andremo a montare il kit basico, che comprende un po' di cose interessanti che adesso vi faccio vedere, e soprattutto il concetto di molti amatori quando prendono la moto cambiano sospensioni, lo scarico, il filtro, mentre invece una casa giapponese come Yamaha una delle prime cose che ti propone non è né la marmitta e né le sospensioni, e adesso vi faccio vedere che cos'è. Questa è la prima parte che bisogna modificare se vuoi fare la moto da corsa: il cablaggio. Il cablaggio serve a semplificare l'impianto elettrico. Questo è un cablaggio Kit GYTR che va a sostituire l'impianto elettrico originale e soprattutto ad eliminare tutte quelle cose che nell'utilizzo in pista non servono: i fari, le frecce, l'ABS. E poi con questa modifica cambia l'utilizzo della moto. Una moto stradale è fatta per essere montata e utilizzata per moltissimi chilometri senza mai essere smontata. Si fa benzina, si fa il cambio dell'olio, la normale manutenzione, ma la moto non viene mai smontata a fondo. Mentre quando si usa la moto in pista bisognerebbe, so che c'è chi non lo fa mai, però bisognerebbe smontarla spesso e pulire tutte le parti, e soprattutto in caso di caduta, in caso di necessità, in caso di revisioni approfondite, quando bisogna mettere mano alla moto è tutto più comodo. In pista vedo un sacco di amatori armeggiare con le moto standard e diventare pazzi, oppure aver fatto fare una moto dall'amico di turno che per smontare le carene servono 8-9 attrezzi diversi, perdere le giornate, perdere tempo, non godersi appieno quello che è il nostro sport. Allora, adesso mentre Fabio lavora con la moto smontata, guardate che casino c'è nella moto di serie, che però ovviamente è fatta per un altro utilizzo. La cosa bella del cablaggio è che semplifica la moto in maniera sostanziale. Ad esempio, per smontare il corpo farfallato il sistema è molto più semplice, con meno connettori. Viene rimosso il sistema di AIS, ovvero Air Induction System, che aiuta a bruciare i gas incombusti. Ho detto bene? Bene. Viene rimosso il motorino della valvola exhaust, che è la valvola allo scarico che serve per il rumore. Viene rimosso questo bagaglio che non mi ricordo come si chiama. Il canister. Viene chiamato canister, e questo non è nient'altro che il recupero dei vapori del serbatoio
al posto di essere mandati, diciamo, a terra, vengono rimessi in aspirazione e a sua volta bruciati. Esatto, qua scendiamo molto nel tecnico, quindi mi devo far aiutare. Nelle vecchie omologazioni non era richiesto il recupero di questi vapori, venivano scaricati direttamente a terra. Invece con questa omologazione viene aggiunta questa cosa sulla moto che facendo la racing dobbiamo togliere. E alla fine del video vi faccio vedere tutte le parti che abbiamo tolto e spero di riuscire a farvi sapere quanto peso abbiamo tolto, che quella è molto importante. Bene, adesso moto libera di tutto, non c'è il cablaggio, così possiamo posizionare il suo GYTR. Altra cosa che rende molto bello e molto semplice la modifica del cablaggio è che vedete queste fascette che servono a tenere il cablaggio fermo in posizione. Dov'è l'altra che l'ho persa? È qua sotto. Eccola, è un po' in ombra ma si vede. Queste fascette sono già montate sul cablaggio GYTR, quindi non bisogna riutilizzare queste, non bisogna inventarsi nulla, sono già nella loro posizione sul cablaggio, basta posizionare il cablaggio, inserire la fascetta nella propria posizione e il gioco è fatto. Abbiamo parlato di cablaggio, di impianto elettrico e non possiamo dimenticarci la centralina. Questa è la centralina kit nel quale è caricata una mappa standard molto conservativa per essere utilizzata con lo scarico e per l'uso racing. Poi per i più smanettoni e per tutti coloro che hanno voglia di giocare esiste il software che è contenuto in questo CD. Bisogna prendere il cavo di interfaccia che permette di comunicare con la centralina e poi andare a poter modificare i parametri di carburazione e volendo di freno motore. Altra cosa che non vedo l'ora che sparisca è questo maledetto bagaglio infernale qua. L'ABS ovviamente in pista non viene utilizzato. Vi avevo detto che comunque provando la moto in pista l'ABS è tranquillamente utilizzabile, funziona, non è eccessivamente invasivo, però se dobbiamo modificare la moto e dobbiamo farla racing, il motorino dell'ABS è abbastanza pesante e soprattutto messo in un punto abbastanza pericoloso in caso di scivolata. Se utilizziamo la moto in pista, spesso è quello che facciamo di solito, conviene toglierlo e infatti lo andremo ad eliminare. Visto che fare tutto in un giorno solo non si può, siamo tornati oggi, giorno 2 dell'allestimento dell'R6. Fabio è andato avanti sui lavori e mentre ero assente ha montato i tubi dei freni del kit, ha fatto lo spurgo dei freni e ha cominciato ad appoggiare lo scarico che è già montato con il suo silenziatore a Krapovic. Però volevo ragionare con voi su due cose che ci sono all'interno del kit, perché potrebbero essere due componenti che uno può comprare aftermarket, però ci sono delle piccole cose che alla fine fanno sempre la differenza. Ad esempio nel kit di tubi dei freni, oltre ovviamente a tutte le viti e a tutti i passaggi, ci sono queste clippettine qui che sono messe apposta per far passare quello che è il cavo del sensore della velocità della ruota anteriore insieme al tubo del freno. Siccome queste due componenti in tutte le moto moderne che hanno comunque l'elettronica e sono dotate di ruota fonica vanno sempre insieme, quindi cavo del sensore insieme al tubo del freno, e all'interno del kit di tubi ci sono appunto queste fascettine che permettono di tenere il cavo del sensore in maniera ordinata al posto che usare delle normalissime fascette anche un po' brutte. Poi adesso sfatiamo un mito, perché un'altra cosa che toglieremo sono le famose ventole. Un sacco di persone mi dicono: ah cavolo, ma se togli le ventole la moto raffredda di meno. No, la moto raffredda esattamente uguale, col solo svantaggio che hai: uno, un componente in più che si può rompere e che può dare fastidio in caso di caduta; due, non ti aiuta a raffreddare la moto; tre, c'è più peso; e poi se proprio abbiamo la necessità e utilizziamo la moto in una condizione di
eccessivo caldo, come può essere agosto con 35 gradi nell'aria, quando usciamo dalla pista facciamo un giro un pochino più piano per raffreddare la moto, come facevo io nel video che avete visto al Mugello l'anno scorso. È vero, la moto girava altissima di temperatura, però adesso togliendo anche lo scarico di serie, il catalizzatore, la moto scalderà molto meno, quindi ventole via. Altra modifica del semplificamento e del posizionamento delle cose: il regolatore di tensione è tenuto da queste due viti sul radiatore. Ovviamente in pista capita di cadere, quindi se il regolatore di tensione fosse posizionato qua sul lato si romperebbe, si strapperebbe. Infatti poi adesso con il cablaggio, quando lo posizioneremo, il regolatore di tensione viene smontato da questa piastrina in plastica che viene tolta e viene riposizionato e messo qua sul lato del telaio. Poi, altra particolarità molto bella delle pedane che vengono fornite nel kit è che io non avevo mai visto in tanti anni di corse. Se vedete, la pedana non è chiusa, è come se fosse una C. Questo viene fatto perché in caso di caduta devono essere più veloci da smontare, basta solo smollare le viti e la pedana viene via. Per rimetterla, incredibile, molto 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 bello. Poi, venendo e parlando dello scarico, Yamaha ed Akrapovic hanno pensato a quello che è l'utilizzo in pista per l'amatore di questo scarico. O meglio, io che ho un team di corse avrei voluto uno scarico libero, però c'è da dire che se andiamo a girare in molte piste c'è un problema non indifferente, che è quello del rumore e della fonometrica. Spesso mi è capitato di vedere scene, persone che non possono girare e devono perdere la giornata appunto perché non hanno lo scarico in regola. Akrapovic con questo scarico, che è in acciaio, è un completo, quindi collettori più terminale, ha introdotto questo bombolino. Non è nient'altro che un presilenziatore che serve appunto a tenere basso il numero dei decibel della moto, poter permettere di girare durante le giornate e non togliere prestazioni alla moto. Bene, fuoco alle polveri. Allora, faccia e suono lo ha cambiato, però è come l'impressione che sia troppo silenziosa, quindi siccome questo è lo scarico nuovo con il presilenziatore, almeno il DB Killer, togliamolo e riproviamo. Oh, così molto meglio. Ora sì. E con questa faccia fra lo stupito e il contento, dopo 13 minuti di spiegazioni tecniche, sarebbe il momento di farvi vedere la moto montata con le carene GYTR, ma ho pensato che voglio farvi soffrire ancora un po', solo una piccola parte di quello che ho sofferto io aspettando le modifiche della mia R6. Dopo tanta attesa il kit è in realtà ed ora è il momento di girare. Nel prossimo episodio ve la farò vedere montata e vediamo quanto influiranno questi 16 kg di peso che sono meravigliosamente spariti dalla moto. E se siete arrivati fin qui, iscrivetevi al canale, che per me è molto importante.